Sapevi che ChatGPT Plus in Brasile costa 16 euro al mese invece che 23 e che il piano Pro 160 euro invece che 229? Oggi ti porto dentro una delle strategie di pricing più interessanti del mondo tech. Ti spiego perché in Brasile è il paese giusto per risparmiare sugli abbonamenti AI, quanto risparmi realmente con ogni servizio e quali sono i rischi concreti. Partiamo. Questo video è un po' diverso rispetto ai soliti tutorial pratici che pubblico normalmente. Niente workflow step by step, niente configurazioni Docker, niente automazione. Oggi voglio condividere con voi delle curiosità sul mondo dell'intelligenza artificiale che magari non tutti sanno, e in particolare come funzionano i prezzi degli abbonamenti dei principali player AI a livello globale. Prima di tutto, facciamo i conti di quanto spendiamo in Italia per gli abbonamenti AI Premium ad oggi, febbraio 2026, senza contare la scontistica sui piani annuali. Per esempio, ChatGPT Go in Italia costa 8 euro al mese ed è il piano più economico ed include la pubblicità. Poi passiamo a ChatGPT Plus che costa 23 euro al mese, fino al piano Pro che costa 229 euro al mese. Se vogliamo Perplexity Pro dobbiamo sborsare 17 euro al mese. Con Claude invece 18 euro al mese per il piano Pro e 90 euro al mese per quello Max. Con Google invece abbiamo Gemini Plus a 8 euro al mese, Gemini Pro a 17 ed infine Gemini Ultra a 275 euro al mese. Se vuoi accesso a più servizi, scenario non così raro per chi lavora con le AI, stai spendendo facilmente oltre 100 euro al mese solo di abbonamenti. Fanno, a conti fatti, più di 1000 euro all'anno. E qui viene il bello. Queste aziende, OpenAI, Anthropic e Google, offrono gli stessi identici servizi a prezzi completamente diversi in altri paesi. Non stiamo parlando di versioni limitate o modelli più deboli, stiamo parlando dello stesso prodotto ad un prezzo diverso. Prima di andare avanti, una precisazione fondamentale che molti confondono. Questo discorso sui prezzi regionali vale solo per gli abbonamenti consumer, quindi ChatGPT, Claude e Gemini. Le API sono una storia completamente diversa. OpenAI, Anthropic e Google infatti usano un modello pay per use con prezzi globali uniformi in dollari. Quindi, se state sviluppando e usate le API, non ci sono trucchi geografici. Si paga uguale in tutto il mondo. I prezzi regionali esistono solo per gli abbonamenti destinati agli utenti finali. Il motivo si chiama parità del potere d'acquisto. È una strategia di pricing che Netflix, Spotify e praticamente tutte le grandi tech company usano da anni. L'idea è semplice: adattare i prezzi al costo della vita locale. In un paese dove lo stipendio è un quinto del nostro, 20 dollari al mese sono una barriera d'ingresso troppo alta. Quindi le aziende abbassano i prezzi per conquistare quei mercati. E funziona. Secondo uno studio di Profitwell, le aziende SaaS che usano prezzi regionali hanno tassi di conversione 4,7 volte più alti nei mercati emergenti. OpenAI, per esempio, ha già 50 milioni di utenti attivi solo in Brasile. Non ci sarebbero mai arrivati con i prezzi europei. Ma ecco la domanda che sicuramente vi state facendo in questo momento. Cosa succede se simulo di essere in uno di questi paesi? Andiamo a fare un breve tour e vedere i prezzi reali nei paesi più economici al mondo. Ho fatto una ricerca su fonti ufficiali e vi porto i numeri aggiornati. Il paese più economico in assoluto è l'India. Per esempio, l'abbonamento ChatGPT Go costa 4,30 euro al mese. Il problema è che l'India usa un sistema di pagamento locale chiamato UPI, Unified Payments Interface, ed è praticamente impossibile pagare con una carta europea. Senza un conto bancario indiano, quindi, non vai da nessuna parte. In Argentina, invece, abbiamo il prezzo più basso al mondo per ChatGPT Plus. Il problema è che l'Argentina richiede Mercado Pago come metodo di pagamento, che è una sorta di PayPal argentino. E per aprire un account Mercado Pago serve un documento argentino, un codice fiscale locale chiamato CUIL, spero si pronunci così, e spesso anche un numero di telefono argentino. Tradotto, per un europeo è virtualmente impossibile accedere a questi prezzi. La Turchia
è il paese euroasiatico che ha il prezzo più basso. ChatGPT Plus costa circa 6 euro al mese più IVA. Il problema è che 1. La Turchia aggiunge un 20% di IVA sui servizi digitali e qui va bene. 2. Problema ben più grosso è che i sistemi di detection sono più aggressivi. Molti utenti riportano problemi con le carte europee e verifiche aggiuntive richieste. Ed eccoci al paese che funziona davvero, il Brasile. Diamo un'occhiata ai prezzi dei principali servizi AI in Brasile rispetto all'Italia. Partiamo da ChatGPT. La versione Go costa circa 6 euro in Brasile contro gli 8 in Italia, con un risparmio del 25%. ChatGPT Plus scende da 23 a 16 euro circa, con il meno 30%, e la stessa scontistica vale per ChatGPT Pro. Passando ai competitor, Cloud Pro costa 16 euro in Brasile contro i 18 in Italia, con un risparmio più contenuto dell'11%. Con Gemini le differenze invece sono ancora più evidenti. Gemini Plus passa da 8 a 4 euro, un taglio del 50%, mentre Gemini Pro e Ultra registrano riduzioni intorno al 30%. E c'è anche un'offerta speciale: in Brasile Gemini Plus costa solo 2 euro al mese per i primi 6 mesi. In sintesi, il mercato brasiliano offre prezzi nettamente più competitivi rispetto a quello italiano. Ok, ma perché in Brasile e non negli altri stati? La risposta sta nei metodi di pagamento. Il Brasile è l'unico tra i paesi economici che accetta normalmente carte internazionali Visa e Mastercard. Non servono metodi locali come UPI in India o Mercado Pago in Argentina. Secondo punto. Il Brasile ha meno controlli valutari rispetto all'Argentina, che ha restrizioni severissime sulle transazioni in dollari. Terzo, sia OpenAI che Anthropic hanno operazioni ufficiali in Brasile con prezzi localizzati in valuta locale. Non è un bug di sistema, ma è una strategia commerciale deliberata. Quindi tecnicamente, se vi connettete con una VPN, per esempio, da San Paolo, e andate su cloud.ai o chatgpt.com, vedete i prezzi in valuta locale brasiliana e potete tranquillamente pagare con la vostra carta italiana. Funziona? Sì. È permesso? No. E qui dobbiamo essere onesti sui rischi, perché esistono e sono concreti. Il primo rischio è la violazione dei termini di servizio. I termini di servizio di OpenAI, Anthropic e Google vietano esplicitamente l'uso di VPN per aggirare i prezzi regionali. Questa non è una zona grigia interpretativa, ma è scritto nero su bianco. Secondo rischio. Sistemi di detection avanzati. Queste aziende hanno dei sistemi di detection che analizzano l'indirizzo IP e consistenza geografica, il metodo di pagamento e il paese di emissione della carta, dei pattern di utilizzo e orari di connessione, e analizzano anche il time zone del dispositivo con cui vi state connettendo. Quindi se il vostro IP dice Brasile ma la carta dice Italia, il sistema nota un'incongruenza che può essere segnalata. Il terzo rischio sono ovviamente le conseguenze. Secondo dei report delle community online, il rischio ban è stimato tra il 20 e il 30%. Se vi beccano quindi avrete l'account chiuso permanentemente, la cronologia chat persa, i GPT che avete creato cancellati, il metodo di pagamento potenzialmente bannato e non vi è nessuna possibilità di recupero o appello. Il ban quindi è definitivo. Prima di correre a scaricare una VPN, lasciatemi dire una cosa. Potreste già avere accesso gratuito, senza saperlo, a uno di questi modelli. Per esempio, se siete clienti Team, fisso o mobile, andate su Team Party e richiedete il codice. Avrete 12 mesi di Perplexity Pro gratis, dal valore di 240 euro. Perplexity Pro, per i pochi che ancora non lo sanno, include l'accesso ai modelli di OpenAI, Claude e Gemini. Praticamente tutti i modelli stato dell'arte in un'unica piattaforma, ovviamente con funzionalità un po' più limitate. Se avete un conto Revolut e avete il piano Premium, avrete 12 mesi gratis. Con il piano Metal e Ultra avrete Perplexity Pro gratis finché manterrete quel piano. Con il piano standard invece solo 2 mesi di prova. Inoltre Google offre 12 mesi gratis di Gemini Advanced per studenti universitari.
Questa offerta è disponibile in oltre 120 paesi, inclusa l'Italia, e inoltre avrete a disposizione anche 2 TB di storage e notebook LM+. Quindi, ricapitolando, i prezzi regionali esistono solo per gli abbonamenti. Le API hanno dei prezzi globali uniforme in dollari. Per gli abbonamenti, invece, ChatGPT Plus in Brasile costa 16 euro invece che 23, il Pro 160 euro invece che 229, Cloud Max invece 84 euro invece che 90 al mese. Con una VPN è tecnicamente possibile accedervi, ma c'è una zona grigia. Viola i termini di servizio, i sistemi di detection migliorano e il rischio ban è reale. Quindi, prima di provare ad acquistare un abbonamento con una VPN, controllate se avete già accesso gratuito con Team, Revolut o programmi studenti. Potreste risparmiare 240 euro all'anno senza nessun rischio. Io vi ho dato le informazioni, a voi la scelta finale. Se questo video vi è stato utile, iscriviti al canale e se avete domande o esperienze da condividere, scrivetele nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.